Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale, mi chiamo Alessia e Aggiorna e oggi presenteremo il tema di febbraio che sarà ispirato alle marmellate. Ta-da-da-da, voi vi aspettavate tutti San Valentino, ma in realtà quest'anno no, m'ha rotto, cioè proprio non ce la faccio più di farlo a tema San Valentino, voglio farlo come voglio io perché è febbraio e non vuol dire niente che c'è San Valentino, anzi è più inclusivo per chi è single, quindi amici single, copiatevi questo tema. E ho fatto un tema marmellate alla fragola, nel senso che sarà comunque rosso, quindi richiamerà comunque un po' passione San Valentino, eccetera, ma non è San Valentino, quindi è inclusivo per tutti, va bene per tutti e sicuramente non è mainstream perché mi ha rotto un po' fare sto tema di San Valentino amoroso sempre a febbraio, cioè voglio farlo in un altro periodo dell'anno piuttosto, ma non a febbraio perché è sempre lo stesso e ormai è sempre quello. Quindi il tema ne ho preso ispirazione da un tema che ho trovato su Pinterest, che era un tema marmellate di una certa Sydney Vadi, una cosa del genere, e però diciamo l'ho reinterpretato a modo mio, quindi ho sfruttato il suo modo di disegnarlo e anche i colori che utilizzava perché mi piacevano molto, però diciamo ho ricreato il layout sulla base di come mi trovo meglio io, quindi diciamo sapete che questo è ridisegnato da capo sulle base delle mie esigenze, però comunque se vedete appunto che c'è un tema con le marmellate dello stesso colore è perché appunto mi piaceva quella marmellata di quel colore, cacchio, e quindi l'ho voluta riusare, quindi adesso lo sapete. Sapete che comunque ve lo dico sempre e quindi sono trasparente da questo punto di vista. Inoltre volevo ricordarvi come sempre che giù in info box trovate tutto il materiale che ho utilizzato, in questo caso ho usato pennarelli per la gran parte e non ho inserito i weekly spread. Sapete che comunque l'anno scorso non li avevo perché comunque era precompilato. Da quest'anno ho iniziato a ridisegnarli. Se vi interessano fatemi sapere giù nei commenti che magari o inserisco una settimana tipo per farvi vedere perché tanto poi le faccio tutte uguali, oppure se magari faccio un video a parte se per caso le faccio diverse. Insomma, fatemi sapere giù nei commenti se vi possono interessare, altrimenti comunque in questo video vedrete solo le pagine iniziali. A gennaio ve l'avevo inserita una pagina tipo, quindi insomma fatemi sapere voi come preferite, se volete vedere anche un'idea di weekly spread oppure se vi interessano anche solo le pagine iniziali. Ecco, quindi detto questo vi lascio il video e vi auguro una buona visione. Eccoci qui, allora come sempre ho scelto la mia palette colori, in questo caso ho scelto 3 toni del marrone, un beige un po' più caldo e un marroncino e 3 toni sul rosso rosa, un rosso scuro, un rosso intermedio quasi corallo e un rosa chiaro. E ho iniziato con la pagina della quote, diciamo, perché era la più carina e perché era quella che implicava più una scelta di colori, quindi ho iniziato da quella lì per scegliere, diciamo, i colori di base per poi sviluppare anche la pagina successiva, perché inizialmente credevo di fare il vasetto quel medio rosso, quindi quel rosso corallo, ma poi ho pensato che effettivamente era meglio che lo facessi il rosso scuro perché il rosso corallo poteva essere una sfumatura un po' più chiara per alcuni dettagli o magari appunto per la marmellata. Qui mi sono mangiata una pizzetta, ho fatto pausetta pizzetta e alcuni dettagli potevano essere fatti con una nuance più chiara e quindi ho utilizzato quel pennarello lì come vedete adesso nelle fette di marmellata, ecco. E poi ho continuato colorando le varie cosine, le fragole che ho riscontrato essere una cosa abbastanza complessa da disegnare perché a volte sono troppo coniche, a volte sono troppo ciccione e sono belle quando sono fatte male secondo me, perché questa qua che per esempio è troppo simmetrica non è tanto bella, è più bella quando che è disegnata tipo male, quindi un po' asimmetrica, secondo me rende la fragola un po' più carina. Ecco, questa è una piccola chicca, se volete disegnare le fragole fatele brutte perché così vengono bene, cioè vengono realistiche più che altro, altrimenti sono finte. Comunque la quote è You are Gemtastic, che appunto sei fantastico però tipo marmellata, ecco. E poi sono passata alla pagina successiva dove che ho inserito delle fette sempre con la marmellata, una marmellata che sbucava dall'angolo di sinistra e delle fragole un po' in giro con una foglietta che spuntava fuori dalla fetta di marmellata centrale.
e lì ho inserito un lettering abbastanza semplice di febbraio, perché questa volta non volevo concentrarmi tanto sul lettering quanto su il disegnare tutto quanto, che era già abbastanza complesso di per sé, perché comunque già il disegnare e il colorare mi ha portato via almeno 2 ore di tempo, quindi sì, era già abbastanza complesso così, senza aggiungere anche il lettering complesso, anche e soprattutto per chi lo deve replicare, perché appunto già io comunque non mi reputo bravissima nel fare questi determinati disegni, perché ho bisogno delle mie reference, ho bisogno del mio tempo per metabolizzare le proporzioni tra le varie cose, quindi immagino magari anche una persona alle prime armi non è proprio semplice comunque da replicare già questo, secondo me. E passando poi al il mese l'ho strutturato con delle caselle medio-grandi, nel senso che ci stanno giusto le 2 righe che ho intenzione di scrivere. Comunque io nel mese non scrivo quasi mai niente, se non segnarmi magari alcune scadenze tipo visite eccetera, che preferisco averle nella visione mensile piuttosto che nel giornaliero, perché me le ricordo prima, cioè la guardo più spesso, che quindi se ho da fare una visita tra una settimana me la ricordo sicuramente se guardo il calendario mensile, mentre se guardo quelli giornalieri magari anche no, perché non li guardo spesso, anzi come ben sapete li faccio ma non spesso li compilo, perché a me non tornano troppo utili, non riesco ad utilizzarli come metodo, preferisco il calendario mensile o magari delle liste apposite per quella giornata in cui ho qualcosa più del solito. E qui ho aggiunto anche le spese e gli incomes, ho fatto il tutto un po' più diciamo minimal, perché già tutto il tema era molto eccessivo e un errore che facevo spesso era accorpare lo stile grafico allo stile appunto dei disegni. In questo caso mi sono staccata molto con lo stile grafico delle varie colonne eccetera, perché altrimenti veniva fuori un casino allucinante. Almeno in questo caso sono riuscita a tenerlo abbastanza pulito come risultato, e io vi devo ancora il video delle linee a mano libera, giuro. Ho registrato la prima parte, devo finirlo, prima o poi ve lo farò perché me l'avete richiesto in tantissimi dopo che ve l'ho nominato, quindi arriverà questo video, arriverà, devo solo finire di registrare alcune parti e poi ci sarà. Comunque, passando alle pagine successive, ho fatto la pagina degli habits come il mio solito, in cui ho segnato le varie 4 habits, che sono l'acqua, workout, postare e mangiare sano. E nella pagina di destra l'ho trasformata in un content ideas, perché il tracker dei social ho visto che l'anno scorso comunque sì, mi serviva per tenere traccia, ma in realtà non lo guardavo mai, cioè carino ma non lo guardavo mai, quindi mi è più utile avere magari una pagina in cui segno tutte le idee dei contenuti, che poi posso riguardare i mesi precedenti se magari c'è qualcosa che non ho realizzato, quindi è una pagina che sicuramente mi tornerà più utile rispetto che a un tracker semplice. E qui ho colorato le varie marmellatine, ho fatto 2 marmellate e 2 fette, che così si equiparava un po' la composizione diciamo di disegno. E qui ho usato dei colori diversi, non perché sono stata scema e ho usato un colore sbagliato rispetto a prima, ma perché mi si è scaricato il beige il beige chiaro, proprio mi ha abbandonata nel più bello, che quindi ho dovuto rimediare con solo il beige più scuro e il marrone e il rosa chiaro. Quindi è venuta un po' così questa pagina, aveva delle potenzialità, però i colori sono stati quelli che erano perché mi si è scaricato il beige chiaro e avevo selezionato questi, quindi non li avevo con me nel momento in cui creavo il video, altrimenti avrei potuto sostituirlo con qualcosa comunque di leggermente più chiaro del beige medio, però vabbè, è andata così. Qui poi ho finito di colorare le varie fragoline eccetera. Ho prima comunque colorato tutto, come notate non ho aggiunto i bordi scuri questa volta. Devo dire che il risultato mi piace di più, è più pulito. I bordi scuri, cioè con il fine liner nero, mi sembrava che dessero troppo pesantezza al disegno. Sì, lo facevano sembrare comunque effetto fumetto, ma forse un po' troppo, cioè forse lo preferisco un po' più così, quindi con i bordi non proprio delimitati, un po' più effetto dipinto, un po' più sketch, mi piace di più così. E fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se preferite i disegni liberi, quindi puri col pennarello, oppure se li preferite delineati da un fine liner. Io sinceramente mi piace di più, è più leggero, anche più semplice da fare perché ha meno passaggi,
ci dedichi molto meno tempo. Giustamente, come sempre, ho fatto prima la base in pennarello e poi ho scritto sopra col fine liner i vari numeretti, altrimenti sbavava dappertutto, quindi bisogna sempre pensarla questa cosa, perché altrimenti io mi ingannavo sempre a scrivere prima e poi basta. Comunque, questo è il mio tema, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere giù nei commenti se volete anche i weekly spread e noi ci vediamo in un prossimo video.